I belvedere sono un marco distintivo di Lisbona, caratterizzata da un costante sali e scendi di colline. Santa Caterina è una di queste, la settima, secondo la visione romantica e non molto realistica di Frei Nicolau de Oliveira. Nel XVII secolo il frate cercò infatti di paragonare la capitale lusitana a Roma, sforzandosi di identificare nell'orografia della città 7 colline. Se ci sono dubbi sull'identificazione di questi colli, non ce ne sono sul fatto che dal belvedere di Santa Caterina si possa godere una delle più belle viste di Lisbona, peraltro in compagnia del mostro mitologico Adamastor. Il mio benvenuto a tutti i curiosi della storia di Lisbona. Io sono Fabiana e questo è Lisbona Giro in Giro, il programma che ogni giovedì all'1:30 ora di Lisbona vi invita a scoprire storie, curiosità e misteri della splendida capitale lusitana. Oggi ammireremo una delle più belle viste della città, mentre parleremo di librai, mostri leggendari e anche movimenti sociali. Iscrivetevi al canale, attivate il campanello e venite con me alla scoperta del Miradoro di Santa Caterina o di Adamastor. L'Alto di Santa Caterina deve il nome alla regina Caterina d'Asburgo, che nel 1557 vi fece costruire una piccola chiesa dedicata a Santa Caterina del Monte Sinai, patrona dei librai. Il terreno venne ceduto per l'effetto dalla famiglia Andrade. Abbiamo già incontrato questa famiglia quando abbiamo parlato della storia del Bairro Alto. Vi lascio il link nella descrizione. Il terreno donato si trovava proprio nella zona dove si stava urbanizzando il futuro Bairro Alto. Una volta costruita la chiesa di Santa Caterina, venne donata alla confraternita dei librai, di cui la santa è patrona. Il terremoto del 1755 distrusse il tempio, ricostruito pochi anni dopo, ma completamente bruciato in un incendio del 1835. Successivamente il terreno venne acquistato da José Pedro Colares Pereira, proprietario della metallurgica Vulcano e Colares, che vi edificò un palazzo. Nel XX secolo questo palazzo venne acquistato dall'Associazione Nazionale dei Farmacisti, che vi installò nel 1996 il Museo della Farmacia, una chicca della città peraltro per chi non lo dovesse conoscere. Il culto della santa venne spostato non molto lontano, nell'attuale chiesa di Santa Caterina, conosciuta anche come chiesa dei Paulisti, perché era l'antica chiesa del convento del 1647 degli eremiti di San Paolo della Serra di Ossa. La chiesa è uno splendido esempio del barocco portoghese, ricca di taglia dorata, tecnica scultorea tipicamente lusitana. La confraternita dei librai invece si spostò nel quartiere Lapa per tornare solo nel 2003 nella chiesa di Santa Caterina. Nella zona antistante l'antica chiesa fatta costruire dalla regina Caterina d'Asburgo, il comune decise di creare nel 1877 un giardino, dove nel 1927 venne inaugurato anche un monumento alla figura mitologica di Adamastor. Nel poema epico di Luís de Camões, Os Lusíadas, Adamastor è il mostro che affonda le navi che cercano di doppiare il capo delle tormente, il suo regno. La piccola scultura umana di bronzo, che altro non è poi che il proprio scultore Giulio Vaz Jr., all'ombra del gigante, rappresenta invece la fragilità umana. Anche se ufficialmente il luogo si chiama Giardino di Santa Caterina, è popolarmente conosciuto come Belvedere di Adamastor ed è uno dei belvedere più ambiti della città. Il luogo è entrato nell'immaginario collettivo anche grazie al modo di dire Ficar a Vernavius, che ha origine qui. Non lo conosci? Ne parleremo a breve in un altro video. Lo spazio ha subito negli anni diverse alterazioni.
nell'estate del 2018, improvvisamente, i visitanti si sono visti impossibilitati di accedere allo spazio, chiuso dal comune con una struttura provvisoria e senza preavviso. Il Belvedere è da anni uno degli spazi di ritrovo dei giovani lisboeti. Qui ci si incontra spontaneamente senza darsi appuntamento. Si portano spesso bevande comprate nei negozi della zona, soprattutto bottiglie di birra da 1 litro, chiamata litrosa, oppure al chiosco gestito da moltissimi anni dalla famiglia della signora Rosa. Fino al 2018 la zona attorno alla statua di Adamastor era un prato, dove sedersi ad ammirare la splendida vista e chiacchierare fino al tramonto. L'affluenza dello spazio, soprattutto a fine giornata e nei fine settimana, è molto grande e si prolunga ben oltre il tramonto, contando spesso anche con la presenza di musicisti di strada. Sarà stato proprio questo uso spontaneo dello spazio pubblico a spingere il comune a chiudere il Belvedere, senza avere in realtà un vero e proprio progetto in mano. Il sindaco dell'epoca, Fernando Medina, giustificò l'azione affermando che era necessario intervenire per difendere i residenti della zona infastiditi dal rumore, dalla sporcizia e dal traffico di droga. Vero è che questa azione è stata molto gradita dall'hotel di lusso che aveva da poco aperto le porte nel vicino Palazzo Verride, palazzo nobiliare del XVIII secolo. Di fronte a questa chiusura non annunciata e inizialmente non giustificata, è sorto un movimento spontaneo di cittadini, fruitori dello spazio, alcuni dei quali anche residenti nella zona, chiamato Libertatim Adamastor, liberate Adamastor. In un momento storico in cui i cittadini avevano iniziato a sentire sulla pelle gli effetti del processo di gentrificazione che ha sconvolto la città, il gruppo ha fatto pressione sul comune per avere spiegazioni e si è adoperato a far sì che lo spazio fosse riaperto. Parallelamente c'è stato anche un tentativo non riuscito da parte del comune di alterare la concessione del chiosco che si trovava nel giardino. Finalmente il Belvedere è stato riaperto al pubblico 1 anno e mezzo dopo la chiusura e dopo lavori che hanno portato alla costruzione di una cancellata alta 2 metri che permette la chiusura del giardino alle 22:30 di sera e la sostituzione del prato con arbusti con un chiaro intervento di architettura ostile. Gli interventi di architettura ostile sono strategie urbanistiche mirate a impedire i comportamenti ritenuti vandalici o che lederebbero l'ordine pubblico. Un esempio sono le panchine antisenza tetto. Il sindaco all'epoca aveva promesso una rivalutazione della reale utilità della chiusura notturna del giardino, cosa che poi non è stata mai fatta. Il movimento civico che si è creato è stato sicuramente importante per promuovere la discussione e la progettazione della città da parte di chi la vive. Irina Gomes, una delle persone che più ha lottato per far riaprire il Belvedere, ci dice a questo proposito: encontros entre nós, os dias da poesia, o funeral ao Adamastor, o Nick Mengucci veio cantar uma música várias músicas, mas uma delas que ele tinha criado exatamente inspirada no Adamastor. E eu acho que foi um processo útil. Primeiro porque criou, não é? Chamou a atenção pública sobre estas práticas de gestão do espaço público que não estavam a acontecer da melhor forma, porque a Câmara percebeu que não lhe interessava a polarização social que aquele tipo de ato estava a criar. Por outro lado, os vínculos que se criaram entre as pessoas que se conheceram nesta luta, por assim dizer, não é? Nestes movimentos. Eu acho que isso foi super importante. Portanto, por um lado, a atenção pública sobre o tema, por outro lado, as relações entre as pessoas que comungam de uma mesma forma de ver a cidade e de abertura social. Depois da reflexão que se criou por via das conversas e por via da interação com a Câmara, da importância de regenerar a cidade de uma forma democrática. E, por outro lado, também para mim, e eu acho que para algumas pessoas, a importância da coerência entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós defendemos. Oggi
oggi la Damastore, nonostante le limitazioni imposte dall'amministrazione comunale, continua ad essere un luogo di incontro e di libertà, per me la più bella terrazza sul Tajo, dove passare del tempo a leggere, a chiacchierare con gli amici e da dove ammirare uno splendido tramonto. Spero che il racconto di oggi ti sia piaciuto e non dimenticare di mettere un like e di condividere il video con qualcuno a cui potrebbe interessare. Alla prossima!